Bienvenido a todos al barrio La Boca. Amiche e amici della Gaps, tempo per un nuovo episodio del mio vlog dall'Argentina. Oggi vi porto nel quartiere più colorato di Buenos Aires, a La Boca. Andiamo nella chiesa più segreta del quartiere, un santuario dedicato a Diego Armando Maradona. Faccio amicizia con un ragazzo che viene proprio da questo quartiere e con lui me ne vado in giro cercando di suonare per strada. Ci riuscirò o fallirò come nello scorso video? Scopritelo. Ce la faremo? Ci riproviamo. Sono venuto a Caminito, una meta turistica molto conosciuta qua a Buenos Aires e allo stesso tempo un posto dove è bene non sbagliare strada. Sono venuto con l'autobus, infatti la situazione non era confortante e ho detto cazzo, se devo scendere qua a questa fermata, brutto per tutta l'attrezzatura che ho. Poi per fortuna la fermata dopo invece era molto vicina a questo centro turistico, ma veramente tipo una strada più in là, diverso, diciamo. Come prima cosa faccio un giro per tutto il quartiere per capire dove potrei piazzarmi per suonare e cantare il mio spettacolo. È pieno di turisti e molto carino, quindi l'atmosfera promette veramente bene. È complicato oggi, anche ieri è stato complicato, perché ovviamente ci sono artisti un po' in tutti i lati, cose strane, fanno vestire la gente, santangheri, fanno le foto, ballerini, una band, insomma. Questo weekend per ora sta essendo un bel fallimento dal punto di vista musicale, devo dire. Ce la faremo? Continuo il mio fallimentare giro del quartiere finché non decido che ne ho abbastanza e quindi trovo un ristorante che mi sembra interessante e vado a mangiare. Ravioli alla salsa mista, buoni, devo sparare un po' di formaggetto, salsa mista e besciamella e salsa di pomodoro. Non sono riuscito a suonare, però c'è Maxi, ci siamo conosciuti l'altra sera durante il concerto di tango. Ragazzi, qua funziona così, gli argentini sono super ospitali, ti dicono oh, senti prendi il mio numero, noi ci sentiamo, scrivimi. Allora ero nel suo barrio qua a Boca e gli ho scritto, tanto perdo le chiavi dell'hotel. Lui parlare italiano, io ho capito, mi piace l'italiano. Bienvenido todos al barrio La Boca. Hay que mostrar que el barrio tiene otra cultura, otra cara. Van a ver che il tango e La Boca è muy diferente. Perché sì, la situazione di questo barrio, di questo quartiere è questo. È il barrio della Boca, che è questo distesa di acqua, che è proprio una bocca del fiume che si estende. Diceva Maxi che lui si è rotto le palle di questa cosa, che il barrio sia ricordato e conosciuto soltanto per due cose, che uno è Caminito, questa zona centrale molto turistica, e poi dicono che è pericoloso. E lui si è rotto le palle di questo stereotipo del suo quartiere, quindi porta in giro la gente spesso e le fa conoscere il quartiere per quello che è. Se hablan con el amigo y lo recibe acá en La Boca. Qua, il ricordo più bello del mondo, raccontato Maradona con quell'Inghilterra. E mentre me ne vado in giro con Maxi, le suggestioni del quartiere mi ricordano che la notte precedente ho sognato di essere amico di Maradona e di colpo mi trovo in un posto assurdo. Sono a Nápoles, al Museo Popular di Maradona, ci sta nella Boca. Più che un museo, questo è una sorta di santuario laico di Maradona. Ci sono magliette, firme, dediche, insomma qualsiasi oggetto possa ricordare il Pibe de Oro. È interamente autogestito e raccoglie visitatori da tutto il mondo, specialmente da Napoli. Raga, la cosa pazzesca è che questo schermo che è stato appena montato, perché adesso fanno vedere la partita del Napoli, arrivano gli argentini a guardare la partita del Napoli. Lasciato il museo di Maradona, ritorniamo in centro, a Caminito, dove Maxi mi spiega che il colore di questi edifici deriva dalle pitture che si usavano per dipingere le barche. Questo infatti era un porto ed è proprio qui che sbarcarono i primi italiani, i genovesi, tantissimi anni fa. Abbiamo appena parlato con questo amico di Maxi che mi ha detto appunto io amo stare qui, io non voglio viaggiare, mi hanno invitato in giro per tutto il mondo, io devo stare qui, devo svegliarmi, devo vedere la Bombonera e sono felice qua. E andando in giro con Maxi scopro veramente un altro lato della Boca, quello dei suoi abitanti e della sua arte. Ok, allora stavo per andare a casa, Maxi mi stava accompagnando alla fermata, ma è il momento giusto, quindi monto tutto rapidamente, suonatina qua alla Boca. Vamos.
Da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e se io muoio da partigiano tu mi devi seppellire. Le sorprese della giornata però non sono finite. Dopo il mio concerto Maxi mi propone di andare a vedere un paio di milonghe, ovvero quei posti in cui si raduna la gente per ballare il tango. Beh, mi ritrovo catapultato in un mondo che non conoscevo ovviamente. Nel primo posto la band sta suonando, ci sono tutti gli strumenti tipici, è pazzesco. E poi d'improvviso, a notte inoltrata, mi ritrovo alla Viruta, un posto storico del tango argentino qui a Buenos Aires. Ce l'ho fatta. Ho portato a casa questo weekend, sono riuscito a suonare. La cosa più figa forse è stata, anzi senz'altro, il giro che ho fatto con Maxi, però la suonata è stata comunque bellina e mi rendo conto guardando il monitor mentre giro, questa stanza forse fa schifo. Vabbè, non importa. Comunque andiamo a vedere come è andata la suonata dal punto di vista economico. Qua ci sono i soldi. Beh, tipo 14.000 pesos, tipo, non so, 12-13 euro, che però ho fatto in tipo 20 minuti e la cosa molto bella è che io in tasca ero rimasto con 2.000 pesos e nient'altro. Avevo qualche difficoltà a cambiare, a prelevare situazioni e adesso ho dei soldi di nuovo. Di base accettano la carta quasi ovunque, però ci sono dei posti in cui è meglio pagare in contanti perché ti fanno pagare di più. Comunque ho perso un po' la voce, ma non è importante, sono riuscito a suonare, è stato figo, è il secondo weekend di fila che riesco a suonare qua a Buenos Aires e la gente è sempre presa molto bene. Alla fine dello spettacolo è venuta una ragazza, mi fa suona bella ciao, l'ho già suonata, dai suono, l'ho suonata. Per fortuna, perché poi è venuta e mi ha detto mio nonno era partigiano, poi è venuto in Argentina, storie di immigrazione varie, insomma raga, questa Argentina è una figata. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e questo è il fiore del partigiano. È tempo di concludere anche quest'altro video. Ok, sì, sono venuto nel bagno del mio alloggio perché c'è un casino fuori dalla strada e quindi volevo cercare di avere un audio decente per salutarvi e ringraziarvi di avermi accompagnato fino a questo punto di questo video. Come sempre, fatemi sapere nei commenti se vi piace questo format, se vi piace vedermi suonare in giro per le piazze e scoprire insieme a me il mondo e i suoi abitanti. La mia idea è anche portarvi con me a conoscere la gente che incontro per le strade e per le piazze, perché penso sia una parte essenziale del viaggio. Ovviamente la prossima settimana arriva un nuovo video, quindi se volete vedere come provo a suonare nel centro vero di Buenos Aires, riuscendoci, non riuscendoci, lo scopriremo, e come a volte un messaggio su Instagram può cambiare un viaggio, non dovete fare altro che iscrivervi a questo canale, fare suonare la campanella, stare in contatto con me. Grazie a tutti per supportarmi, per i messaggi e i commenti che mi lasciate sotto questi video, veramente mi riempiono il cuore, è un piacere ancora più grande portarvi in giro in viaggio con me. Come sempre, viva la Gaps!